Prep in Radio, sono Chiara Nicoletti dall'80ª Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia. Sono felice di dare il benvenuto e il bentornato a Matteo Garrone, che è qui in concorso con Io Capitano. Grazie. Ciao, di essere grazie qui. a voi. Allora, devo dire che con molti colleghi all'uscita dal tuo film abbiamo pensato che fosse un po' un tuo Pinocchio migrante, l'hai un po' confermato ed anzi hai aggiunto che c'era anche qualcosa che legava questo film a Gomorra, quindi ti chiedo di dirmi di più. Ma partiamo dal film. Il film è un viaggio che racconta il controcampo rispetto a quello che siamo abituati a vedere. Cioè noi siamo abituati ormai da anni, forse decenni, a vedere barche che arrivano, a volte persone che vengono salvate, a volte no, però l'angolazione di solito è sempre quella dal punto di vista occidentale verso il Mar Mediterraneo. In questo caso abbiamo cercato di cambiare completamente la prospettiva, cioè mettere la macchina presa dalla parte dell'Africa verso l'Europa, in una sorta di controcampo, e raccontare il loro viaggio, l'epica del loro viaggio, perché poi loro sono gli unici portatori di un'epica contemporanea. E per farlo chiaramente io mi sono aggrappato alle loro storie prima, e poi durante le riprese avevo sempre loro accanto, davanti alla macchina presa, dietro al monitor, perché comunque per me entrare in una cultura che non è la mia, insomma, è stata una scelta abbastanza così. Affrontare un tema come questo, che sappiamo quanto è complesso, delicato e drammatico, da occidentale, quindi da italiano anche borghese, quindi col rischio poi di cadere nella speculazione sul povero migrante che viaggia. Quindi c'era tutta una serie di rischi, intanto che mi hanno spinto ad aspettare anni prima di fare questo video. Da quando ho raccolto le prime storie sono passati anni, poi a un certo punto è stato come se, ti confesso che è stato come se a un certo punto non fossi più, non ricordo di essere stato io a scegliere di fare il film, ma il film quasi mi ha scelto. E a quel punto mi sono lasciato guidare da loro, mettendoci il mio sguardo, la mia esperienza, la mia conoscenza, però mi sono lasciato guidare da loro e abbiamo fatto questo film insieme, abbiamo ripercorso insieme questo viaggio, l'abbiamo ricostruito cercando di mantenere una verità, e qui in questa verità mi ricollego a certi elementi di Gomorra, ma al tempo stesso, siccome è un grande romanzo d'avventura, un grande racconto d'avventura, ci sono anche dei momenti che mi hanno fatto ripensare a Pinocchio, perché poi è un viaggio di formazione in cui questo ragazzo parte col desiderio di arrivare in Europa, ma anche con quell'ingenuità, con quella purezza che un po' mi ricordava Pinocchio, parte di nascosto dalla madre, no? Quindi come Pinocchio lo fa con Geppetto, insegue il paese dei balocchi e scopre quanto in realtà il mondo lì fuori durante il viaggio sia pericoloso e violento. E questo era uno dei temi centrali del grande capolavoro di Collodi, no? Collodi voleva mettere in guardia i bambini dai pericoli del mondo circostante, quindi fate attenzione che se voi disubbidite, poi fuori vi aspettano l'omino di burro, il gatto e la volpe, tutta una serie di personaggi che possono farvi del male. E in questo film, durante il viaggio, i nostri protagonisti incontrano parecchi gatti e volpe, omini di burro, però al tempo stesso incontrano anche delle persone che sono disposti ad aiutarli e che creano una solidarietà umana all'interno di questo viaggio. Ho una curiosità, non sei un regista che si sottrae alla violenza o a mostrarla quando ce n'è bisogno, quando qui hai mostrato forse il giusto, quello che serviva al percorso, quindi mi chiedo come hai gestito gli orrori sul percorso del protagonista. Beh, noi abbiamo fatto un lungo lavoro di documentazione, purtroppo se vai su internet, insomma, trovi video veri di torture in Libia, di morte nel deserto, eccetera. Quindi il film non è che vuole, diciamo, a mio avviso, non è su quello che vuole mostrare, il punto centrale, non è il fatto non è nella denuncia, secondo me,
perché più o meno si sa che in Libia ci sono queste torture, più o meno si sa che si muore nel deserto, si sa che sappiamo bene che si muore in mare, ma quello che penso sia interessante è cercare di raccontarlo attraverso il loro punto di vista dei personaggi, attraverso il loro sguardo, e in questa maniera qui cercare di avere una empatia con i personaggi e quindi viverlo in prima persona. Cioè, quello che era un po' il nostro obiettivo era quello di far rivivere allo spettatore che vedrà il film l'esperienza del viaggio, con, come dicevamo prima, con stati d'animo altalenanti. Però la violenza, penso, per ritornare alla domanda che mi hai fatto te, la violenza penso che serva per raccontare la durezza di questo viaggio, ma in certi casi mi sono anche trovato davanti a delle scelte da fare, perché a volte succedono delle cose nella realtà che se le metti e le rappresenti diventano inverosimili, oppure diventano forzate, o addirittura sembrano quasi che le hai messe apposta per raggiungere un fine. E a volte mi è capitato di avere raccolto dei racconti che erano così estremi che nel momento in cui li avrei messi in scena probabilmente sarebbero risultati fatalmente finti. Ecco, quindi ho cercato di trovare un equilibrio, sempre concentrandomi su quello che era appunto il loro viaggio e la loro anima, no? In fondo anche i momenti che ci sono nel film di sogno, li abbiamo scritti per cercare di dare voce a quelle che erano i suoi sensi di colpa, no? In fondo ha abbandonato la madre di nascosto, in fondo non è riuscito a salvare quella donna nel deserto, quindi servono per dar voce alla sua anima, che è un viaggio che si muove su due piani, uno appunto geografico, road movie, Africa, e l'altro interiore. Grazie Matteo Garrone per questo viaggio, per Io Capitano, in concorso all'80ª Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia. Io sono Chiara Nicoletti per Fred, da Festival Insider. Grazie a voi.